head back, stacks attacking everybody. I wanna look like this shit. Droghe. Non mentirò, le droghe sono la causa principale. Uso crack. Io bevo. Questa vita è dura. Vedi, sembra che nessuno li veda, sono invisibili. È il secondo che si ferma a ravanare in questo cestino, ma nessuno ci ha fatto caso. Alcuni pensano che sei pigro, altri pensano che sei pazzo. Sì. Dipende, ognuno ha la sua idea sul perché sei in strada. Ci è voluto tanto prima di riuscire anche solo a chiudere gli occhi per strada, capisci? Poi il mio corpo si è letteralmente spento. Ero così stanco che ho dovuto dormire. Mi sono solo sdraiato su un pezzo di cartone e mi sono addormentato. Segui i tuoi sogni, ascolta la tua anima e non ti arrendere mai. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Questa è New York, la città che non dorme mai, la città delle grandi opportunità, delle grandi storie. Eppure qui tutto corre, soldi, successo, persone. Ma cosa succede se non riesci a stargli dietro? Cosa succede se inciampi e non riesci a rialzarti? New York è anche una città crudele. Qui puoi essere tutto, ma puoi anche perdere tutto in un attimo. Affitti alle stelle, stipendi che non bastano più. In una società che spinge sempre avanti e non si volta mai indietro. E siamo venuti qui con Serenis, che è la piattaforma di supporto psicologico online, per documentare questo fenomeno e capire qual è il legame tra la salute mentale e la vita in strada, ma soprattutto per capire sulla nostra pelle che cosa vuol dire sentirsi invisibili nella città più visibile del mondo. Ma partiamo da qualche dato. A New York City vivono circa 350.000 milionari. Un record che forse non sorprende nessuno, ma se vi dicessi che se fosse uno stato indipendente avrebbe lo stesso livello di disuguaglianza economica della Sierra Leone. Eh già, avete capito bene. Nel solo 2024 le persone finite in strada sono aumentate del 53%. In poche parole, questo vuol dire che quasi la metà dei newyorkesi che mi passano a fianco vive probabilmente attorno al di sotto della soglia di povertà. Ed è assurdo, è un paradosso impossibile da comprendere solo con dei semplici numeri o statistiche. L'unico modo è diventarne parte, camminare tra queste storie, sedermi accanto a chi non ha più nulla e provare anche solo per un giorno a guardare il mondo dai loro occhi. Stiamo per iniziare un viaggio molto speciale oggi, al quale dovremmo approcciarci nel modo giusto, perché sebbene ci muoveremo per le strade di New York, di Manhattan, per tante persone questa è casa. Non ha pareti, non ha porte, ma dovremmo bussarli in maniera metaforica, perché queste persone hanno soltanto questo, hanno la strada appunto, perché vivono così. E quindi per entrare in casa loro dovremmo rispettare le loro regole, dovremmo rispettarli, essere sensibili e cercare di capire cosa vuol dire veramente vivere così. Posso sedermi qui con te? Nessun problema, nessun problema. Questa è da senza tetto. Sono allo stremo. Per favore, qualsiasi cosa. Sì, prima scrivevo per favore aiutatemi. Già. Ma era una stronzata.
E funziona? Sì, ce l'ho solo da un paio di giorni. Come ti dicevo, mi hanno rubato lo zaino e non ho un pennarello. È la prima volta che mi siedo da questo lato, lo sai? Ok, È davvero interessante. ok. Sembra... È un po' diverso, sì, cioè... sembra diverso. Sì. E qual è la tua storia? Come sei finito? Io... Cioè, la mia famiglia mi ha praticamente abbandonato. Ok. Ero sposato, sto divorziando. Ho perso tutto. In America la moglie si prende tutto, quindi Hai figli? ne ho 2. Ah, 2. Una di 25 anni e uno di 13. E lo sanno che sei qui? Oh sì, lei lo sa. Mio figlio cerco di... Insomma, non troppo. Ma mia figlia lo sa, è come la mia migliore amica. Davvero? Parlo ancora con lei. E vengono qui a... No, di solito vado io da loro. Sì. Già. E da quant'è che vivi per strada? Probabilmente da 8 anni. 8 anni. Ma qual è la cosa più difficile del vivere per strada? La cosa più difficile è che devi sempre dormire con un occhio aperto. E d'inverno è dura, Ok. perché fa freddo. Il sistema dei rifugi è come stare in prigione. Ah, davvero? Sì. È tipo peggio della prigione. E tu sei mai stato in prigione? Certo. Ok. È stato un altro motivo per cui sono per strada, ma è così che va. E c'è qualcosa che vorresti spiegare a tutte queste persone sulla vita in strada? Alcuni pensano che sei pigro, altri pensano che sei pazzo. Già. Dipende, ognuno ha la sua idea sul perché sei in strada. Alcuni pensano che sei drogato. Quando ti aiutano ti fa sentire meglio, ma allo stesso tempo non ti senti al massimo perché... Oh cavolo, devo chiedere aiuto ora. E questo non è... E tu hai perso la speranza di lasciare la strada o pensi che un giorno... devo andarmene da qui. Devo uscire da questa vita, non ce la farò. È solo una questione di tempo, di opportunità. Grazie mille, amico. Di niente. Grazie mille. È davvero incredibile come basti soltanto mantenere lo sguardo alto per far scomparire queste persone, non li vedi. Mentre invece sedendomi un po' di tempo con Eric mi sono reso conto che dal loro punto di vista il mondo diventa pesante, gigantesco, enorme, quasi insostenibile e tu ti senti piccolo così. Vedi, sembra che nessuno li veda, sono invisibili. È il secondo che si ferma a ravanare in questo cestino, ma nessuno ci ha fatto caso. Noto un ragazzo più o meno della mia età che spinge un carretto pieno di sacchi stracolmi di bottiglie e lattine, così grande che è impossibile non notarlo. Eppure nessuno lo guarda, nessuno lo vede davvero. Mi sembra quasi un elefante invisibile in mezzo a Manhattan. Quello che mi fa sorridere è che la gente ci guarda come se tu fossi un attore, come se non vivessi per strada, lo sai? Ed è curioso, no? Sì. Però dai, oggi ti facciamo un po' di compagnia mentre lavori. Certo. Cosa fai tu? Raccogli queste lattine e le vendi, no? Sì, le porto al quartiere cinese. E loro mi danno... Loro in cambio mi danno dei contanti. Sì. Le comprano i cinesi. Ah sì? I cinesi? Per guadagnare Ok. $5 devo raccogliere 100 lattine. Ok. Per guadagnare $10 Ok. ne devo raccogliere 200. È un lavoro davvero duro. Sì, è un po' difficile. Ma alla fine ripaga. Ripaga. Sì. Non riesco neanche a immaginare cosa voglia dire vivere senza un tetto sopra la testa e credo che fino a 5 anni fa non lo immaginavi neanche tu, no? Totalmente diverso, direi. Com'è stato? Molto, molto, molto difficile. Molto, molto, molto forte. Perché uno è abituato ad avere un lavoro, avere soldi, riscuotere un assegno. Io avevo una macchina, guidavo. Totalmente, dalla sera alla mattina uno può perdere tutto.
Cioè, un giorno sei qui e il giorno dopo qui. Non avevo mai pensato che sarei finito per strada. Continuo a essere la stessa persona. Anche se vivo per strada, anche se non ho niente, non è cambiato il mio modo di essere, non sono cambiati i miei pensieri. E che persona sei? Una brava persona. Non offendo nessuno, non cerco guai con nessuno. Se posso aiutare, aiuto. E poi fai questo anche per non fare cose illegali, no? Esattamente, non rubare, non disturbare le persone chiedendo soldi. Ogni volta che chiedi $1, la gente ti guarda male. Ok. Vedono che sono giovane e dicono vai a lavorare. Lavora. Ma non è così facile, vero? No, non è facile. E perché è così difficile? È difficile perché prima di tutto non ho una casa dove possa andare a lavarmi e cambiarmi per andare a cercare lavoro e presentarmi in modo decoroso. Qual è la cosa più difficile di vivere per strada? Raccogliere queste dalla spazzatura ti guardano male. Ti guardano come se non valessi nulla. Molti ti guardano storto, ti dicono cose. Cos'è che ti manca di più della tua vita di prima? Quello che mi manca di più è essere nel mio paese. A volte si sente il bisogno di qualcuno con cui parlare, conversare. Ma la vita è così. Già. Se avessi saputo che una volta arrivato qui sarei finito per strada, non sarei andato via dal mio paese. Cosa significa per te i soldi? La ricchezza, per esempio? Cosa rappresentano? Per me i soldi sono solo un mezzo per muoversi da un posto all'altro, niente di più. Perché quando muori rimangono qui, non te li porti dietro. No. Servono solo a muoversi per il mondo quando sei vivo. Perché i soldi non possono comprare un cuore. Non possono comprare una persona sincera. Possono cambiare le persone finché ce li hanno, quello sì. Ma quando finiscono, ritornano a essere quelli di prima. E se io ti chiedessi qual è la cosa più preziosa che hai nella tua vita, cosa mi risponderesti? La cosa più preziosa che ho è il mio cuore. Davvero? Perché? Perché il mio cuore è sincero. Anche se avessi $1 milione non cambierebbe. Rimane qui dentro di me. Fernando ha deciso di non chiedere nulla a nessuno, di non mendicare. Raccoglie bottiglie ogni giorno anche se è faticoso e anche se può essere umiliante. Ma credo proprio che sia il suo modo per sentirsi ancora utile e restare in controllo di qualcosa. Perché in fondo quando perdi tutto, avere almeno una piccola scelta da fare ogni giorno ti dà la speranza di essere ancora tu a decidere. Show it, angels before my eyes. Show it. They gonna kill for real, by God. Potrebbe sembrare scontato che quella persona abbia bisogno di una mano e probabilmente è così. Però per cercare di approcciarmi nel modo giusto, un mio caro amico mi ha consigliato di chiedere non hai bisogno di una mano, ma c'è qualcuno nella zona che ha bisogno di una mano. È un po' più generico, un po' più aperto e lascia lo spazio al fatto che quella persona non ha per forza bisogno di una mano, ma bensì tu hai la necessità, la volontà di aiutare qualcuno. E aiuta questo approccio, soprattutto entrare in sintonia con loro, perché alla fine a nessuno piace essere etichettati in questo modo, soprattutto a loro che vengono sempre visti con pietà. E quindi il rispetto inizia dalle parole e noi cercheremo di farlo. La povertà non è sempre un cartone su un marciapiede o una mano tesa. A volte è una macchina trasformata in casa, o una vita spezzata in due perché il giorno lavori, sorridi, fai finta che tutto vada bene con colleghi e parenti e di notte non sai se e dove dormirai. E più menti e più diventa difficile anche solo trovare il coraggio per chiedere aiuto. Quando è iniziata la pandemia, tutto è diventato più difficile. Non avevo i soldi per pagare l'affitto. E quindi ti buttavano fuori dalla stanza. Se non avevi i soldi per pagare, ti buttavano fuori. Hai figli? Sì. E i tuoi figli sanno che vivi per strada? No. Non lo sanno? Non lo sanno. Perché se lo sapessero gli spezzerei il cuore. Quindi loro non... devono studiare, laurearsi. Non stare lì a pensare a quello che mi potrebbe succedere. Devi affrontarla, la tua solitudine. È quello che io affronto ogni giorno. E tu come ci convivi? Non ci faccio caso. Se ti metti a pensare alla solitudine, la solitudine finisce per ucciderti più velocemente. Allora non devi pensarci.
L'importante è non lasciarti abbattere o divorare dalla solitudine. Già. Come ti sentiresti tu? È vero o no che la solitudine uccide? Anche se è la tua stanza. Anche se hai un letto, come hai detto tu. E che cos'è per te la vera felicità? Nasciamo tutti con la felicità dentro. Quello che hai è materiale. La felicità è quello che hai dentro di te. Dipende da te. Puoi essere per strada, avere una bella casa, una bella macchina, ma se non hai la cosa più importante, che è la felicità, e il tuo cuore, e la voglia di andare avanti con la felicità che ti ritrovi, non serve a nulla. Ci hai dato una bella lezione, perché nella nostra vita e nel nostro mondo noi abbiamo tutto, ma non ci fermiamo mai a pensare se siamo davvero felici. E può essere che lo siamo già e non lo sappiamo. Che tipo, Miguel? Vive per strada, ha perso tanto, eppure sorride. Ma non è un sorriso ingenuo, non finge che vada tutto bene. È un sorriso che dice: sono ancora qui. E mi ha fatto pensare a quanto spesso ci aggrappiamo al controllo, al futuro, ai piani, mentre lui si aggrappa all'unica cosa che può scegliere ogni giorno: non perdere il cuore. E la gentilezza, l'amicizia, la gratitudine per le piccole cose. Quando perdi tutto, è proprio da lì che puoi ricominciare. Non dormo al chiuso da 3 settimane. Ok. Intendo in un posto chiuso. Ho gli stessi vestiti tranne i calzini. Cerco di cambiarli ogni giorno, ma qui ti rubano tutto. È solo che non è facile. Già. Molte persone semplicemente non capiscono. Non sono mai stati in una situazione dove dovevano dipendere da qualcuno. Quindi non sanno davvero e non puoi biasimarli, sai? A certe persone semplicemente non importa. Ed è così che funziona l'umanità. Quando mi sono trovato per la prima volta in questa situazione non sapevo cosa fare, non sapevo a chi rivolgermi, ero così imbarazzato. Ci è voluto tanto prima di riuscire anche solo a chiudere gli occhi per strada, capisci? Poi il mio corpo letteralmente si è spento. Ero così stanco che dovevo dormire per forza. Mi sono solo sdraiato su un pezzo di cartone e mi sono addormentato. Ma non è così che voglio vivere. Io questo no, non lo permetterò. La mia eredità finirà con la mia storia. E in questa fase della tua vita, che cos'è per te la felicità? Che cos'è la vera felicità? A volte si tratta di cambiare prospettiva, tipo, ok, sì, sono senza tetto, ma non sto qui a mendicare per soldi. Sto solo cercando un po' di aiuto, capisci? E come vedi, nessuno si ferma, fratello. Se non sai come cambiare prospettiva, è come stare in fila per un biglietto a un concerto, capito? Oh, cavolo, sono qui da ore, ma poi stai lì a parlare con qualcuno. Capisci cosa intendo? È interessante. Sì, è stato bello parlare con te. Anche per me, amico. Sai, a volte non è nemmeno per ricevere aiuto o soldi. È solo per parlare con qualcuno, essere umani, capisci? Sì, solo questo. Mi rendo conto che in fondo Richard, come tutti gli altri ragazzi, dipendono dalla gentilezza degli altri, dai pasti che magari qualcuno decide di offrirgli o dal rifugio che oggi ha un posto libero per loro. Non hanno un vero controllo sulla loro vita, sono sempre in attesa di qualcosa. E credo sia veramente difficile sentirsi una persona quando tutto ciò che fai è aspettare. Che dure che sono queste chiacchierate, eh? Certe frasi che dicono sono come dei pugni allo stomaco e sebbene ovviamente tutte queste persone hanno delle storie diverse, sembra che siano accomunate dalla stessa necessità, dallo stesso bisogno di essere visti, di essere amati da qualcuno. Però quel qualcuno non c'è spesso, non c'è quella parola che può essere una carezza, perché diventano invisibili per strada. E forse io credo che la paura che li accomuni è quella di non meritare più quella cura, non meritare più quell'affetto, quell'amicizia che un altro essere umano può darti. E ho capito chiacchierando con loro, perché alla fine anch'io non avevo mai passato così tanto tempo con dei senza tetto, le persone che stanno vivendo una fase della loro vita per strada. Avevo capito tantissimo, ho capito quanto può fare l'altra persona, ho capito quanto può voler dire una parola in più di un panino, più di un piatto di pasta da mangiare, più dei soldi che gli puoi lasciare. Ecco, forse
l'umanità, ecco, sentirsi ancora umani, questo è qualcosa che ti fa perdere la strada. Per darvi un'idea di quanto possa essere diffuso il fenomeno dei senza tetto qui a New York, provate a cercare su YouTube tutorial su come sopravvivere per strada o 10 consigli per chi finisce in strada, per chi diventa un senza tetto. Beh, rimarreste veramente sorpresi e vi fa capire quanto qui può essere facile, quanto è accettato la possibilità di finire in strada. I consigli colpiscono, perché per esempio lo zaino diventa l'accessorio più importante perché diventa il tuo armadio, ma diventa anche la tua cassaforte e la tua casa. La tessera per la palestra è molto più importante di quello che possiamo pensare, perché anche un senza tetto, una persona che chiaramente riesce a mantenersi pulito, accettabile socialmente, può entrare in una palestra con un abbonamento da $20 al mese e potersi fare la doccia lì dentro, quindi diventa importantissimo, perché la pulizia e anche, diciamo, l'aspetto è il passaporto di questa società, della nostra società, che è tutta sull'apparire. E c'è una frase che mi ha colpito tantissimo di uno dei ragazzi che abbiamo appena incontrato, ovvero mi ha spiegato che se vedi una persona che si è lasciata andare, che è sporca, che non riesce più a curare il proprio igiene, vuol dire che si è arreso, si è lasciato andare, perché anche un senza tetto può prendersi cura, può pulirsi, può trovare delle docce, e quelli che vediamo per strada, probabilmente quelli in condizioni più difficili, più drammatiche, sono quelli che non ce la stanno facendo, che si sono lasciati andare, che comunque hanno dei problemi mentali molto seri. E mi sta facendo bene parlare con queste persone, perché riesco a capire anche tutte le sfumature che distinguono le persone, le storie che incontriamo, che ascoltiamo. Ognuno di loro ha difficoltà diverse, ma sono tutti uniti dalla necessità di essere visti, aiutati e ascoltati. E purtroppo, quando perdi tutto e resti solo al mondo, la realtà può diventare così dura da cercare disperatamente un modo per spegnere la testa. Non riesco ancora ad abituarmi al fatto che queste persone sono qui, abbandonate a se stesse, facendo uso di stupefacenti, davanti a tutti, bambini, famiglie, donne. Adesso sta passando una mamma con una bambina e passerà davanti a questa scena di persone abbandonate a se stesse, sole, che per sopravvivere, per andare avanti un giorno in più, utilizzano droghe che probabilmente li uccideranno. Cosa sta succedendo qui? Sembra che tutti siano sotto questa nuova droga di cui mi hanno parlato, il K2. Sì, il K2 è buono. Il tipo è appena andato a prendermelo, proprio ora. È appena andato via adesso. Ma che cos'è? Come ti senti? Mi sento bene, per questo ne voglio un po' di K2, voglio dei soldi per comprare K2. Io non uso solo K2, uso crack. Io bevo. Cosa significa essere un senza tetto qui? Oh, è terribile. Sai, è freddo, è solitario. Sai, le persone ti derubano. Possono essere proprio accanto a te e frugare nelle tue tasche e prendere le cose senza che tu te ne accorga, sai. La vita è davvero dura. Non puoi fidarti di nessuno, eh? Non ti puoi fidare di nessuno, ma allo stesso tempo vuoi fidarti di qualcuno. Vuoi avere qualcuno vicino, non ti piace essere solo. Sai, non vuoi essere solo. Così più e più volte potresti dire che ti sballi da solo. Potresti farlo, ma poi alla fine della serata ti sballi con altre persone, sai cosa intendo? O provi a sballarti con qualcuno e lui ti ruba le cose, sai? Perché ormai ti sei già sballato da solo. Quindi ora cerchi qualcuno con cui sballarti, tipo una ragazza o qualcuno. Sai, se resti in giro o con chi ti piace, sai cosa intendo? Un uomo, qualsiasi. E come ti aiuta la droga? Mi aiuta ad andare avanti, il tempo passa. Già. Sì, e ho fame, sai, voglio mangiare qualcosa, quindi ti toglie la fame e ti fa dimenticare che sei affamato. E ti fa dimenticare anche la tua vita, no? Sì, il tuo dolore, tutto. Ti fa dimenticare tutto quello che dovresti affrontare, sai. E sei mai andato da uno psicologo? Sì. Sono bipolare, schizofrenico, depresso, ansioso. Il mondo mi ha fatto diventare così. Le persone mi hanno instillato paura.
e mi hanno messo delle cose dentro. Non penso davvero di avere tutto questo. Penso solo che tutti passano attraverso la vita. Le cose cambiano, sai. Tutti passano attraverso la morte. Tutti passano attraverso la vita, quindi ecco cosa succede. Sai, affronti la morte, affronti la vita e cerchi di affrontarla nel miglior modo possibile. Alcune persone non ce la fanno e quindi la chiamano così. E che cos'è per te la felicità? Eh? La felicità. La felicità? La felicità è essere con le persone che ami, essere fruttuoso, essere, sai, fare cose, sai, non essere solo in un modo, essere astratto, uscire, sai, stare con la famiglia, stare con gli amici, avere un equilibrio sano, sai, delle cose. E penso che quella sia la felicità, sai, perché troppo di una cosa non è buono per niente, quindi avere un equilibrio sano, quella è felicità. Credo che abbiamo intervistato lui come hanno potuto intervistare tutte le persone che ci sono qui. Sono storie simili di persone abbandonate a se stesse, troppo deboli per quello che gli è successo nella vita, che non ce la fanno e si aggrappano alla droga. È molto triste essere qui. Vivi qui? E hai preso il K2, no? Marijuana. Dove dormi adesso? Nel treno. Ah, nel treno. E da quanto tempo dormi nel treno? Da un po'. Hai una famiglia? Sì. E lo sanno che dormi nel treno? Mhm. E non possono aiutarti? Non possono perché hanno altre cose oltre le cose, i bambini di cui devono prendersi cura. Ti va di lasciare un messaggio al mondo? Vuoi dire qualcosa a tutti quanti? Seguite i vostri sogni, ascoltate la vostra anima e non mollate mai. Il K2 qui è perfetto. Costa poco, agisce in fretta e ti porta via. Ma quello che porta via davvero non è il corpo. È il legame con te stesso, con gli altri, con la possibilità di rialzarti. Perché quando la vita diventa davvero insostenibile, anche l'autodistruzione può sembrare una forma di sollievo. E se di giorno puoi almeno provare a confonderti nella folla, fingendo di avere una direzione, un appuntamento o una casa dove tornare, di notte la verità viene fuori. La notte ti toglie ogni maschera, ti mette davanti a quello che sei davvero, solo, vulnerabile, esposto. E devi anche trovarti un angolo di mondo dove non essere visto, ma nemmeno dimenticato. È impressionante come nessuno ci faccia caso, ma queste persone, queste sagome sembrano quasi delle statue, esattamente come la statua del mendicante davanti alla chiesa di San Francesco d'Assisi, che è proprio dietro l'Empire State Building. Siamo in centrissimo a Manhattan. Ci hanno consigliato di venire qui per chiacchierare e parlare con i senza tetto, che spesso si radunano qui per dormire, ma adesso stanno riposando, quindi non li disturberemo. Ma la scena è veramente forte, veramente toccante. Sembrano tutte delle statue. In mezzo a loro però c'è la statua vera, che è del mendicante. Per giorni ho deciso di perdermi tra le vie di New York. Pensavo di non avere una meta, invece un senso c'era. Come se in mezzo al labirinto infinito di questa città ci fosse un filo invisibile che, senza saperlo, stavo seguendo. E quel filo mi ha portato qui, da lei. Una donna che, anche se è difficile capire quanto della sua storia sia vero, ci ha donato qualcosa di raro. Sono qui perché sono una Navy SEAL. Sono diventata una Navy SEAL all'età di 15 anni, quindi ho servito l'America per molto tempo. Continuo a servire il paese. Sono sotto copertura. Quindi sono stata con queste persone per 7 anni. 7 anni? 7 anni. Ho visto cosa può fare questo posto a una persona. Sono stata picchiata qui sulla schiena. Sono stata picchiata dalla polizia. Sono stata trascinata sul retro di un'auto. Sono stata molestata e toccata con la forza qui fuori. Quindi si tratta di aiutare le persone in queste strade perché potrebbero non sono mai stati istruiti. Forse alcuni non sono mai stati istruiti, così è come si sopravvive in una situazione del genere. Se mai diventassi senza tetto, questo è quello che devi fare per sopravvivere.
Questo è come mantenere la stabilità. Così è come continuare ad essere una persona migliore per chi viene dopo. A volte le persone non hanno nessuno con cui parlare e vogliono parlare, hanno bisogno di qualcuno, come tutti in questo mondo. Devi avere lo spirito umano, devi essere consapevole e prenderti cura degli altri. Perché siamo tutti qui su questo pianeta se non ci prendiamo cura gli uni degli altri? Questo è uno dei problemi ora. Nessuno si preoccupa della persona accanto. Grazie mille. Prego. Posso abbracciarti? Certo, certamente. Grazie mille, davvero. Prego. Grazie a voi. Dopo giorni passati in mezzo a queste strade, una cosa mi è entrata dentro più di tutte. Non è solo la povertà, la fame, il freddo, è la solitudine. Quel vuoto enorme che senti quando non hai più nessuno con cui parlare, nessuno che ti chieda come stai davvero. E allora capisci che prima ancora del cibo, di un letto caldo, quello che tiene in piedi una persona è il sentirsi visto, ascoltato, sapere che c'è qualcuno da qualche parte che ti tende una mano. E se qui a New York la solitudine ti esplode letteralmente davanti agli occhi, forse è il momento di guardarci dentro anche noi. Perché non serve vivere per strada per sentirsi persi. A volte si può perdere tutto anche restando fermi, immobili nella propria vita. Si può galleggiare per anni senza sapere chi siamo e senza capire davvero come stiamo. I più sensibili, i più fragili a volte vanno alla deriva. E quando succede, non sempre si riesce a tornare indietro da soli. Ed è per questo che sono felice di aver portato avanti questo progetto insieme a Serenis. Da anni Serenis è al fianco di tutte le persone che sentono il bisogno di una mano, con un team di psicologi e psicoterapeuti pronti ad ascoltare, guidare e ricostruire insieme il filo della propria storia, online, in modo semplice, accessibile e rispettoso, perché il primo passo è trovare il coraggio di chiedere aiuto e sapere che non siamo mai davvero soli. Se senti che è arrivato il momento di iniziare a prenderti cura di te, scansiona il QR code o clicca sul link in descrizione. Lì troverai tutte le informazioni su Serenis. Farlo per te stesso è il regalo più importante che puoi farti, perché nessuno merita di restare invisibile, nemmeno a se stesso.